Parliamo un po' dell'arousal o livello di attivazione mentale. Per livello di attivazione mentale che cosa si intende? Splash, smetti di tirarmi unghiate sulle braccia. Flash. Diciamo che esiste una barra nella testa, che è la barra, chiamiamola, dell'eccitabilità, ossia dell'attivazione mentale. Da un lato abbiamo un cane passivo e apatico e dall'altro abbiamo invece un cane attivo e agitato. Bambini, scusate però, quindi da una parte abbiamo il cane apatico e tranquillo e dall'altra abbiamo il cane eccitato e iperattivo. In mezzo abbiamo una normotensione, quindi l'equilibrio, diciamo. Sì, ma se mangi l'erba e poi fai bueh. Quindi il nostro compito teoricamente sarebbe quello di gestire l'arousal in maniera tale da non avere un cane eccitato e fuori controllo e passivo che sta spento e apatico e non interagisce con noi. Quando lavoriamo col cane o quando giochiamo, noi possiamo gestire questo arousal. In che modo? Se io prendo una palla e gioco con il mio cane, posso portarlo a un alto livello di eccitabilità, quindi alzare il livello di arousal, muovendomi, agitandomi, facendo vocine, correndo, di conseguenza eccitandolo. Se il mio cane diventa troppo eccitato, inizia a mordermi le mani, saltarmi addosso, abbaiarmi, perdere i freni inibitori, perché quando l'arousal va a bestia, l'eccitamento è troppo alto, il cane non ascolta più, non ragiona più, e anche se è super addestrato i comandi gli entrano da un orecchio e gli escono dall'altro, non riesce a gestirsi, è diciamo fuori controllo. Se voglio diminuire questo livello di eccitazione, quindi l'arousal, l'attivazione mentale, dovrò agire in maniera passiva, quindi immobilizzarmi, rallentare i movimenti, fermarmi e avere la pazienza che il cane si calmi. Sta diventando un incubo, ci sono tutti i bambini che giocano a palla, ma i genitori dove cacchio sono? Tutti là a farsi i cazzi loro. Fantastico. Quindi io prendo la pallina, in missione gestiamo l'arousal del mio cane, perché noi non vogliamo un cane fuori controllo, vogliamo un cane equilibrato. Se lo vedete apatico, diciamo è l'unica occasione in cui potete eccitare il vostro cane. Se il vostro cane inizia a essere eccitato al punto da perdere il controllo e non ascoltarvi più, interrompete ogni genere di interazione. Se voi eccitate il vostro cane costantemente, se fate questa cosa continuamente avrete un cane perennemente eccitato, ok? Quindi vi consiglio di farlo il meno possibile. Se il vostro cane è spento, mogio, gli tirate la pallina e rimane fermo così, allora in quel caso si può fare il flashy. E chi è questo cane qui? Se io facessi così con loro tutti il giorno, lui ha la capacità di mettersi davanti all'inquadratura, basta, di stare qua fermo. Affanculo. Gestire l'arousal è una cosa importantissima, soprattutto se avete dei cani attivi come loro. Utilizzate il gioco per gestire l'eccitazione. Interrompete il gioco quando l'eccitazione è troppo alta, perché così smetterete di premiare questa escalation, diciamo. Quindi questo è il modo di gestire l'agitazione del nostro cane, il suo arousal, quindi l'eccitazione. I giochi che faccio con i miei cani, con i frisbee, con la pallina, servono a contestualizzare l'eccitazione, diciamo, e a fargliela sfogare in un gioco che comunque abbia delle regole, perché appunto, vi ripeto, io interrompo il gioco quando l'eccitazione inizia questa escalation, ok? Il cane va fuori controllo, inizia a eccitarsi, gli viene l'occhio da pazzo. In quel momento mi fermo, interrompo il gioco, mi muovo piano, interagisco con toni tranquilli e pacati e divento noioso, lento, ripetitivo e lo stanco così. Vero flash, vero flash. Se faccio questo, eccolo qua, questo è l'arousal.